Ciao a tutti. Il narcisismo è un tratto della personalità che si manifesta attraverso un'esagerata autostima, una continua ricerca di ammirazione e un bisogno costante di attenzione. Sebbene una persona narcisista possa apparire sicura di sé e immune alle critiche, in realtà nasconde fragilità emotive molto profonde. La convinzione di essere speciale, unica e superiore agli altri è spesso una maschera per proteggere un fragile senso di sé. In questo contesto, un complimento apparentemente innocente può rivelarsi più intenso di una critica. La psicologia del narcisismo. Per comprendere il funzionamento del narcisismo è necessario fare riferimento alla psicologia della personalità. Il narcisismo, secondo la teoria psicoanalitica di Sigmund Freud, deriva da un amore eccessivo per se stessi che può essere il risultato di una carenza emotiva infantile. Altri psicologi parlano di narcisismo sano e narcisismo patologico. Mentre il primo è legato a un equilibrio tra autostima e capacità di relazionarsi con gli altri, il secondo implica un senso di superiorità e di disconnessione emotiva. Nel narcisismo patologico la persona è incapace di accettare le proprie debolezze o imperfezioni. La sua identità è costruita su un'immagine grandiosa di sé che viene costantemente rinforzata dalla ricerca di lodi e di conferme esterne. Tuttavia, la dipendenza da queste lodi rende il narcisista vulnerabile e i complimenti o le attenzioni che non soddisfano il suo desiderio di grandezza possono causare un forte senso di frustrazione o di smarrimento. Il paradosso del complimento per il narcisista. Il narcisista, a causa della sua incessante ricerca di approvazione, sembra essere la persona più predisposta ad accogliere e ad apprezzare un complimento. Tuttavia, la realtà è più complessa. Il tipo di complimento che ferisce il narcisista non è quello che può sembrare evidente, ma piuttosto quello che mette in discussione la sua superiorità o la sua immagine perfetta. Un elogio che non conferma il suo status elevato può risultare addirittura più doloroso di una critica. Esempio pratico: complimento sobrio o non esagerato. Immagina di fare un complimento a un narcisista dicendo: sei davvero una persona molto competente. Questo complimento è neutro, ma per un narcisista potrebbe sembrare un elogio troppo contenuto, che non rispecchia il livello di grandezza che si aspetta. La sua reazione potrebbe essere una sensazione di frustrazione o di irritazione. Si aspetta che gli venga attribuita una qualità straordinaria che va oltre la mera competenza. Il narcisista vuole sentirsi dire che è unico, inarrivabile, che possiede qualità che lo rendono superiore agli altri, non che sia semplicemente competente. Nel caso in cui il complimento fosse troppo moderato, il narcisista potrebbe percepirlo come un segno di disinteresse o una svalutazione del proprio valore. Potrebbe anche pensare che se non gli è stato attribuito qualcosa di eccezionale, la persona che lo sta elogiando non lo considera veramente speciale, suscitando in lui un senso di rifiuto. Il narcisista infatti ha bisogno di una costante e alta considerazione della propria immagine grandiosa e ogni elemento che non soddisfa questa esigenza potrebbe essere visto come un attacco. Esempio pratico: complimento che non mette il narcisista al centro. Immagina di fare un complimento a un narcisista dicendo: ho notato che questo progetto è stato ideato in maniera eccellente, ma sono convinto che anche il tuo collega abbia dato un grande contributo. Anche se il complimento iniziale è positivo, l'aggiunta del collega potrebbe risultare inaccettabile per un narcisista. Per il narciso qualsiasi complimento va sempre diretto esclusivamente a lui e ogni altro apprezzamento destinato ai partecipanti meritevoli di attenzione può risultare minaccioso. In questo caso il narcisista potrebbe sentirsi minacciato dalla percezione che ci siano altre persone degne di lode o di ammirazione. La sua risposta potrebbe essere una reazione di rifiuto, un'esplosione di rabbia, in quanto percepisce il complimento come una svalutazione del suo ruolo centrale. In effetti, per un narcisista ogni altro individuo che sembra ricevere un'attenzione equa diventa un rivale e l'idea che qualcuno possa essere paragonato a lui può essere intollerabile. La ricerca della lode come sostegno fragile all'autostima. Nel contesto del narcisismo i complimenti non sono solo semplici gesti di apprezzamento, ma diventano fondamentali per mantenere la propria autostima, che spesso è instabile.
Quando il narcisista riceve un complimento che non rispecchia la sua grandezza ideale, si sente minato nel suo senso di sé e può reagire con un ciclo di difesa emotiva che va dall'irritazione all'autodistruzione. Il narcisista si trova a vivere in una continua altalena emotiva. I complimenti che rinforzano la sua grandiosità lo fanno sentire invincibile, ma gli elogi più generici possono causare una profonda frustrazione. Questo paradosso psicologico è un aspetto tipico del narcisismo patologico, in cui il sé ideale non è mai veramente raggiungibile e ogni nuova lode sembra solo un passaggio necessario per accedere a una forma più alta di glorificazione. Complimenti che potrebbero ferire il narcisista. Complimento focalizzato sulle capacità intellettuali piuttosto che sulle qualità straordinarie. Hai un'intelligenza incredibile, piuttosto che sei il più brillante di tutti. Il primo complimento, pur essendo positivo, potrebbe non essere sufficiente per soddisfare il desiderio del narcisista di essere visto come eccezionale in tutti i campi. Complimenti che non evidenziano una competizione. Sei molto bravo nel tuo lavoro, ma c'è qualcun altro che ammiro davvero nel tuo stesso settore. Il narcisista potrebbe rispondere con un senso di insoddisfazione o di risentimento per non essere stato collocato direttamente su un piedistallo. Complimenti moderati o calibrati. Hai fatto un ottimo lavoro oggi. Se questo complimento non è arricchito da aggettivi estremi, come fantastico o incredibile, il narcisista potrebbe sentirsi non riconosciuto appieno nella sua grandezza. La fragilità dietro la maschera di superiorità. In sintesi, il complimento che ferisce il narcisista è quello che non conferma o amplifica la sua grandiosità. Mentre un elogio può sembrare un'arma potente di consenso, per il narcisista la dissonanza tra la realtà e la sua visione esagerata di sé può trasformare anche un complimento ben intenzionato in un momento di dolore. L'attenzione eccessiva al suo bisogno di ammirazione lo rende vulnerabile alla frustrazione, mostrando come dietro la maschera di sicurezza possa celarsi una grande instabilità emotiva. Questa dinamica complessa non solo fornisce un quadro più chiaro delle difficoltà psicologiche del narcisista, ma può anche aiutare a comprendere le sue reazioni imprevedibili di fronte ai complimenti, che sembrano minare la sua visione idealizzata del mondo. Per coloro che interagiscono con una persona di matrice narcisistica è fondamentale avere la consapevolezza di tali meccanismi psicologici e di come anche il linguaggio dell'apprezzamento possa diventare un campo minato. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.